E il pixel size, che è il parametro fondamentale su cui si basa il processo di ricostruzione anche di Metashape quando si effettua specialmente la calibrazione dell'apparecchio. Quindi solitamente viene utilizzata questa formula. Nel caso che non la conosceste, non tutti gli apparecchi caricano in automatico su Metashape questo valore e quindi è possibile calcolarlo e vi dico come. Quindi basta fare la larghezza del sensore diviso la larghezza dell'immagine in pixel e questo vi dà la dimensione del pixel in millimetri. Come saprete, va bene, è la stessa cosa che utilizzi la larghezza o l'altezza, l'importante è che sia indicato lo stesso valore. Chiaramente il pixel è il quadrato, quindi che lo prendo rispetto alla larghezza e all'altezza è la stessa cosa. Quindi in realtà ciò che mi interessa è che questo rapporto sia il più piccolo possibile, perché più piccolo è il pixel, più informazioni potremo raccogliere nel singolo scatto. Immaginate una scatola, più mettete dei cubetti piccoli, più ce ne stanno, no? Più ne mettete grandi, meno ce ne stanno, e così funziona anche il sensore. Questo è un esempio di dimensioni del pixel, diciamo, in una fotocamera compatta. Magari all'interno del sensore ce ne stanno 4, banalmente in una full frame magari ce ne stanno 1.000.000, non lo so. Questo è chiaramente un esempio astratto, e quindi in base a questo avremo chiaramente dei risultati diversi. Magari a questa distanza, come vi dicevo, è tutto straordinario, poi fai uno zoom e una è super e l'altra è una schifezza. Questo può capitare purtroppo.